Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale, nuovo contenuto quest'oggi con le ultime in casa Napoli per quanto riguarda Castelvolturno, caos, tensioni, Conte, confronto con la squadra, ADL che vuole vederci chiaro con un Lukaku che è tornato in Belgio e quindi considerata chiusa definitivamente l'avventura. Per quanto riguarda Big Rom c'è questo nome poi sulla fascia destra per il calciomercato che potrebbe aggiungersi a quello di Zeballos, così da rifare un attimo il look, ma facciamo il punto della situazione insieme. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e visto che oggi è il quarto anno di attività, festeggiamo 4 anni, il canale è stato aperto il 14 maggio del 2022, un bel like fa piacere all'algoritmo e ovviamente celebriamo l'evento. Detto questo, partiamo da questa situazione caos, tensioni, cerchiamo di ricostruire e fare chiarezza partendo ovviamente da Lukaku che è tornato in Belgio. Romelu Lukaku saluta tutti, saluta Napoli con 2 turni di anticipo e torna in Belgio, lavorerà al centro federale per il mondiale e sappiamo anche che non è sicuro che possa andare al mondiale perché è andato in Belgio per ritornare ovviamente al 100% dal punto di vista fisico e ancora non si è trovata la quadra, quindi diciamo che la situazione in Belgio è meglio che a Napoli, è stata smontata definitivamente dai fatti. La sua avventura in azzurro è finita, durata appena 2 anni con uno scudetto vinto da protagonista, durata un anno perché quest'anno poi non l'ha visto praticamente nessuno. Poi l'infortunio, l'inizio del calvario, eccetera, eccetera. Ma ora Lukaku se n'è riandato in Belgio, la sua stagione napoletana consente un consuntivo ugualmente niente, nonostante miele e fiele siano finite infuse in questa miscela dal retrogusto un po' amaro. È fatta e si era capito, il mondiale chiama, la nazionale aspetta Big Rom, ma le condizioni non sono comunque ottimali, quindi bisognerà anche vedere se partirà per il mondiale e sotto questo punto di vista diciamo che diventa più complicato anche il mercato per poterlo cedere e prendere qualcosina per quanto riguarda Big Rom, perché poi se fisicamente non ti sei rimesso al 100%, ovviamente l'età già c'era e quindi si va ad aggiungere un altro tassello alla difficoltà di un'eventuale operazione. Ci dicono di un Conte amareggiato sia per questa situazione sia perché a Castelvolturno ovviamente ci si è confrontati dopo la situazione del Bologna. Sono stati giorni difficilissimi dopo la sconfitta interna con il Bologna. Conte ha strigliato la squadra per la prestazione offerta nella terzultima di campionato. De Laurentiis perplesso vuole chiarimenti. Il mattino, 5 giorni di cattivi pensieri, di improvvise insicurezze che increspano la fronte di incertezze e di umor nero. Dopo la caduta con il Bologna, Castelvolturno è diventata, sembra immersa nel silenzio in confronto al rumore nei nervi di Antonio Conte. Se la settimana scorsa la tensione era legata a un clima stranamente cupo perché c'è chi mette in discussione la qualità del lavoro del tecnico azzurro, ora è un po' la classifica a turbare l'ambiente. Incredibile, il braccino forse. Nessuno teme che la Champions possa sfuggire, ma è chiaro che 4 punti nelle ultime 4 partite con ben 2 sconfitte al Maradona non possono lasciare indifferenti. Di umore nerissimo stavolta Conte se l'è presa anche con i suoi giocatori per la prova di lunedì. Ha voluto metterli di fronte alle proprie responsabilità perché soprattutto c'è la delusione di non essere riusciti a portare a casa almeno un punto, che non avrebbe cambiato i giudizi necessari per i 90 minuti contro gli emiliani, ma la classifica sì. A me che ci si confronta ovviamente è una cosa normalissima, però bisogna anche andare a vedere dal punto di vista tattico e come ti sei messo in campo, quali sono poi i deficit da una parte e dall'altra, allenatore e calciatori che scendono in campo che non sono esenti sicuramente da errori, approccio, prestazioni che comunque sono sottotono e concentrazione che svanisce dopo 3, 4, 5 minuti di partita e prendi dei gol che comunque si potrebbero tranquillamente evitare, anche perché il Napoli ultimamente diciamo che riesce a far segnare l'avversario quasi appena sceso in campo. Nei primi 10 minuti comunque la squadra avversaria crea un paio di occasioni pericolose, talvolta prendi il gol, altre volte tra contrasti, una parata del portiere, un palo, un incrocio come è successo col Bologna che non è andato poi immediatamente sul 2-0, metti la partita comunque su un binario sempre sfavorevole a dover recuperare, quindi bisogna sicuramente migliorare. Mancano 180 minuti e fateci stare un attimo tranquilli perché comunque diciamo che dopo la Supercoppa da gennaio in avanti navighiamo ancora in acque che sono ben increspate. Detto questo, non c'è nessuna però
tensione alle stelle, caos, il Napoli è sottosopra e quant'altro. Ovviamente sono situazioni che devi risolvere, ci saranno i vari chiarimenti del caso, che poi ci sia una rottura, spogliatoio, allenatore. Questo è sotto gli occhi di tutti, anche perché le prestazioni poi parlano chiaro, e anche le dichiarazioni tra allenatore e qualche calciatore. Abbiamo letto la situazione di Spinazzola nelle ultime ore, quindi diciamo che la spaccatura tra qualche elemento e l'allenatore è evidente. Poi starà al Napoli fare le giuste scelte, chi deve uscire, chi entra, chi resta sulla panchina, se cambia allenatore, non lo cambi, però bisogna fare le cose per bene, per favorire il cammino della prossima stagione senza intoppi e senza dipendenti che poi tendono ad ammutinarsi, o qualcuno che se ne va a curare come ha fatto Lukaku in Belgio per cercare di tornare al 100% su 6 mesi che sei in Belgio, e comunque non ha ritrovato assolutamente nessuna condizione. Quindi, compreso me, che credevo che diciamo era più una situazione medica che caratteriale, cade la situazione medica. Lukaku comunque ha fatto il bambino e se n'è andato, diciamo, in Belgio. Terminata l'avventura con uno scudetto che abbiamo conquistato sicuramente insieme da protagonista. Poi il secondo anno non l'ha visto nessuno. Il mercato, perché c'è questo nome che gira ancora in orbita Napoli, addirittura si dice che Manna sia totalmente sul calciatore, si sta quasi trovando l'accordo dal punto di vista economico, perché ovviamente parliamo del calciatore dell'Union Saint-Gilloise, Calaili, che può diventare il primo colpo del Napoli per la prossima stagione. C'è ancora distanza sulla valutazione economica sul cartellino per il giocatore, che tanto piace al Napoli, al DS Manna, ne parla la Gazzetta dello Sport, eccetera eccetera eccetera. L'Union 2 stagioni fa ha investito 6,5 milioni di euro per acquistarlo dal Maccabi e oggi chiede 25 milioni per lasciarlo partire. La valutazione di Transfermarkt è di 18 milioni, tanto è vero che il Napoli comunque sta cercando di rientrare tra 18 e 20 milioni di investimento. Si parla di un colpo quasi addirittura d'arrivo, ma bisogna sempre vedere poi nelle prossime settimane cosa succederà, perché comunque il calciatore è un under 22, quindi potresti tesserarlo da domani senza andare a ricorrere alle liste del Napoli. Abbiamo già fatto un video sulle liste e lo trovate ovviamente caricato sul canale. Le liste sono piene, devi comunque fare uscire per tesserare per la prossima stagione, però essendo un under, quindi non hai alcun problema dal punto di vista dei paletti delle liste, potresti farlo quando vuoi. Il calciatore potrebbe anche promettere bene, è un esterno destro, ala destra, che può giocare da quinto, si troverebbe diciamo in una condizione ideale da quinto di centrocampo, però doti spiccate dal punto di vista della lettura per quanto riguarda la situazione difensiva, e poi i numeri anche per quanto riguarda l'assistenza offensiva sono buoni. 5 assist e 2 gol su 35 presenze, ma essendo un calciatore più difensivo che offensivo, anche se ha tanta gamba e corre a tutta fascia, potrebbe essere diciamo l'alternativa o l'alternarsi, ecco, al Di Lorenzo. Ma ci mettiamo anche Politano nel calderone, perché diciamo che la posizione di Politano, sebbene Giuffredi ci ha detto qualche settimana fa Di Lorenzo e Politano non si muovono, il Napoli riparte comunque dalle certezze, eccetera eccetera, sappiamo che dobbiamo abbassare il monte ingaggi e comunque diciamo anche dal punto di vista anagrafico intervenire. Potrebbe finire sul mercato chiunque diciamo che è un po' più avanti con l'età ed ha un ingaggio che potrebbe dar fastidio, tra virgolette. In questo scenario di restyling finanziario spunta un nome a sorpresa tra i possibili partenti, questo sempre il mattino: Matteo Politano. Ovviamente c'è Zeballos sullo sfondo del Boca Junior. Abbiamo già fatto un video su Zeballos e dal punto di vista fisico non è che mi mette tranquillo, perché ha avuto comunque, pur essendo giovane, non è un under e quindi non rientra nel possibile tesseramento così al volo senza tener conto delle liste e di chi esce. Quindi dovresti comunque
vedere come incastrarlo, però il video che abbiamo fatto si concentrava sulla situazione infortuni che diciamo anche gravi, non è che mette tranquillità in assoluto, però rifarti il look sulla fascia destra, Zeballos e anche il calciatore dell'Union Saint-Gilloise, che potremo vedere oggi alle 15 nella finale di Coppa di Belgio contro l'Anderlecht. Chi ovviamente si vuole vedere un match, ovviamente chi non ha nient'altro di meglio da fare potrebbe seguirlo oggi alle 15. Io, se riesco, qualcosina andrò diciamo a cercarla di capire nel match di oggi per la Coppa del Belgio. Ovviamente sono solo indiscrezioni, ma per quanto riguarda questi profili under per il calciatore dell'Union Saint-Gilloise potrebbe anche esserci una fumata bianca che diciamo arriva prima del mondiale, arriva molto prima il Napoli a concludere l'operazione, anche se le pretese sono molto ma molto alte, perché 25 milioni, pur avendo girato il web su tutto ciò che possiamo trovare sul calciatore, a me sembrano tantini. Cerchiamo di non fare dal punto di vista economico lo stesso mercato che abbiamo fatto l'anno scorso, andando a spendere dovunque. O vuoi 30, vuoi 40 per Luke, vai, 40 per Luke, Beckham quando vuoi, 35, 40, vai. Abbiamo speso sicuramente un tantino più di quello che si poteva spendere per ciò che hai acquistato, e non parlo ovviamente di mercato flop, Beckham un flop, eccetera eccetera. Io l'ho sempre detto, l'unico calciatore dove il Napoli ci ha visto molto ma molto corto è Lucca, anche perché a Napoli l'abbiamo visto, in Inghilterra la tribuna l'ha visto, perché ovviamente non ci hanno puntato sin dal primo giorno, che non ci hanno puntato, perché hanno visto che comunque in campo le occasioni che ha avuto le ha buttate in curva, così come succedeva un tantino a Napoli. Il resto dei calciatori vanno sicuramente rivisti, così come chi non avrà più fame a termine della stagione, perché si è visto chi ha mollato e chi sta mollando di partita in partita, può sicuramente accomodarsi sul mercato, portare alternative e offerte con i vostri procuratori che poi dirigono il tutto, e il Napoli farà le sue scelte. Facciamolo quanto prima e cerchiamo di portarci avanti, almeno per quanto riguarda le chiacchiere e la situazione interna che dobbiamo vivere con calciatori che potrebbero partire, perché per quanto riguarda poi il fare entrare qualcuno è una cosa un tantino più complicata con il mondiale in corso. Quindi ci auguriamo che tornerà tra virgolette il sole, ma non c'è nessuna nuvola nera o diciamo pioggia incessante in quel di Castelvolturno, ma che la situazione sia un tantino scossa. È palese e non dobbiamo nemmeno nasconderlo. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo contenuto, e ovviamente ripeto la situazione: è il compleanno del canale. Un bel like sarebbe doveroso, e mi fate sapere, per chi è arrivato alla fine di questo video, se vi piace il nuovo logo e il banner che abbiamo creato. Sempre Forza Napoli, ciao!